Eccomi qui appena di ritorno dal supermercato, sono andato a comprare il basilico, ormai in tutti i supermercati è arrivato, lo troviamo in questi comodi vasetti, ma adesso andremo a vedere come poter ricavare da un vasetto che normalmente ha vita breve, perché è brutto dirlo, ma il basilico di solito dura fra i 7 e i 15 giorni se non facciamo nulla. Oggi andremo a vedere 10, chiamiamoli segreti, consigli, chiamateli come volete, per avere un super basilico. State con me. Togliamo la nostra pianta dal vaso, basta schiacciare un po' il vaso, vedete, esce. La pianta è in perfetta forma, vedete quante belle radici ha. Adesso quello che voglio farvi vedere è come è fatta dentro. Vedete che ci sono tante piantine, sono a due, vengono seminate così. Adesso dobbiamo andare a dividerle, perché così non hanno lo spazio sufficiente per poter crescere. Quindi piano piano apriamo il nostro vaso e andiamo a creare delle mini porzioni. Poi dipende da dove lo comprate, tante volte trovate già dentro proprio quelli che sono gli alveoli che utilizzano i vivaisti per piantare il basilico, li trovate proprio dentro già azzollati, però vedete facilmente si riesce. Quante piantine? Adesso io posso farle 4, come vedete qui queste sono 4, oppure posso farle anche 2, perché comunque vedete queste sono 2-3 piantine, non di più, perché la pianta dopo cresce veramente in modo rigoglioso. Guardate, eccolo qua, adesso vi faccio vedere. Questo è quello che abbiamo ricavato. Togliamo magari la parte sotto, l'importante è che gli conserviamo il suo pane di terra. Una volta che abbiamo ottenuto, come vedete, una moltitudine di piante, qui ci sono più di 10 piante, dobbiamo scegliere il vaso giusto per andare a fare il rinvaso. Potete scegliere una ciotola come questa, una dimensione più o meno di 35 cm, va più che bene, e disponiamo le piante a circa 10 cm l'una dall'altra. Qui sono anche fin troppe per questa. Oppure potete scegliere di metterle 2-3 piante al massimo, facciamo un paio di piante così in questo vaso e avrete un bel vaso rigoglioso e avrete più vasetti in questo caso. Secondo consiglio: è fondamentale per il basilico il substrato giusto. Andiamo adesso a vedere come deve essere fatto. Allora, dobbiamo creare una miscela, io in questo caso l'ho già fatta. Ho preso, la cosa migliore che potete fare è prendere il risultato del vostro compostaggio, quindi quello che avete messo, gli scarti del vostro giardino, che sono foglie, erba che avete tagliato, oppure anche potete mettere anche degli scarti della cucina, che possono essere, per dire, le bucce della verdura. Non mettete scarti animali, perché vi portano soprattutto roditori, formiche, larve di mosche. Tenete tutti gli scarti vegetali, vanno benissimo. Avrete dopo circa un anno un risultato del genere. Se non avete questo, comprate comunque un buon terriccio. Poi l'ho alleggerito con dell'argilla, come vedete questa è dell'argilla. Bisogna alleggerire il terreno perché il basilico vuole il terreno umido ma odia i ristagni idrici. Come tantissime piante, il basilico più di tante altre odia i ristagni idrici. Scrivetelo da tutte le parti. Quindi si può alleggerire anche con dell'agriperlite, che è questo materiale che io adoro, che si prende e si mischia un pochino in questo modo, e l'agriperlite serve anche lei per far sì che nella terra ci sia ossigeno, perché le piante hanno bisogno di respirare, le radici hanno bisogno di respirare. Quindi andiamo a alleggerire, oppure in ultimo possiamo utilizzare anche della fibra di cocco, anche questa serve per alleggerire. Sempre il solito discorso, si mette una manciata e si va a mischiare. Questo è il substrato che ho preparato. Terzo consiglio preziosissimo: togliete tutti i sottovasi, non solo dal basilico ma anche dalle altre piante della vostra casa. Questo oggetto tanto comodo, perché raccoglie l'acqua e giustamente non ci fa sporcare il pavimento, è la causa numero 1 della morte precoce delle nostre piante. Perché? Perché noi bagniamo la pianta rimane a mollo all'interno, il vaso rimane all'interno del sottovaso, da qui, come vedete, escono le radici, rimangono a mollo e da qui parte il marciume radicale. Si dice ristagno idrico, marciume radicale, e la morte certa di tutte le piante, soprattutto del basilico, quindi questo non dovete metterlo.
Quarto consiglio che vi do: la pianta ha bisogno anche di una concimazione. All'inizio, ecco, si può inserire nel substrato del letame, e questo è ottimo per la nostra pianta, ma durante la stagione il consiglio che vi do è quello di andare a utilizzare un macerato di ortica. Si prendono queste ortiche, si lasciano macerare, trovate tantissimi video che fanno vedere come si fa. Possiamo lasciare macerare per 24 ore, per una settimana o addirittura per più di 20 giorni. A secondo di quanti giorni abbiamo lasciato macerare le nostre ortiche, dovremmo andare a diluirlo con tot litri d'acqua. Questo è un ottimo concime biologico gratuito, perché bene o male le ortiche le si trova un po' sia nel giardino, ma basta andare un po' fuori casa, le si trova ovunque. Quinto consiglio che vi do è quello della cimatura. Bisogna andare a togliere i fiori, perché se il basilico va avanti nella sua fioritura, ahimè, abbiamo finito di raccogliere le tanto buone foglioline. Quindi, a meno che noi vogliamo utilizzare il basilico per riprodurlo in semi, a questo punto avremo bisogno appunto il fiore e poi andare a raccogliere i semi. Tranne quel caso, noi dovremo andare a togliere, proprio a recidere in questo modo tutti i nuovi fiori, così saremo sicuri che il nostro basilico continuerà ad emettere nuove foglie. Sesto consiglio è quello di difendere il nostro basilico dalle lumache. Le lumache prediligono fra tante piante soprattutto il basilico, gli piace proprio. Allora a questo punto il consiglio è quello di prendere, sminuzzare dei gusci d'uovo, come vedete, non fateli troppo fini, perché questo deve riuscire a dar fastidio alla lumaca, perché la lumaca strisciando sopra si taglia e quindi gira alla larga. Prendiamo e andiamo a cospargere tutto intorno alla nostra piantina, così, con i gusci d'uovo. Gusci d'uovo bene o male li abbiamo tutti in cucina, mettiamone tanti, adesso qui ne avevo solo uno, mettiamone a sufficienza e lasciamoli lì. Il guscio d'uovo non si decompone, quindi lo trovate qui tranquillamente, anche fra un mese è intatto, con il risultato di tenere lontano le lumache dal basilico. Settimo consiglio: il basilico non dovete mai tenerlo al sole diretto. Questa è una cosa fondamentale. Verrebbe da pensare che, essendo una pianta comunque presente in tanti piatti mediterranei, vuole il sole diretto. Nulla di più falso. Questa pianta ama sì la luce, ma non il sole diretto. Il sole deve averlo nelle prime ore del mattino, va benissimo fino alle 11, 11 e mezza del mattino va bene, ma poi deve essere messo in una zona d'ombra che vi sia luce. Quindi sì la luce, ma deve rimanere all'ombra. Fino a quando? Fino a quando il sole non è più così forte e deleterio per le foglie, perché veramente la pianta va a soffrirne. Se è un sole della sera, il sole di ritorno delle 6 alle 7 la sera, può andare bene. L'ottavo consiglio riguarda la bagnatura. Come si bagna il basilico? Allora, il sistema più classico è quello dell'innaffiatoio. Andiamo a bagnare con l'innaffiatoio, oppure se siamo in estate, dico in estate perché sennò vi è la possibilità che, se le foglie rimangono bagnate, soprattutto se andiamo a bagnarlo verso sera, possono insorgere delle malattie fungine. Il consiglio è quello di andare a nebulizzare in questo modo alla mattina. Questo, soprattutto d'estate, per il basilico è il massimo che potete fare. Andiamo a nebulizzare, oppure, come ho detto prima, andiamo a bagnare. Quando va bagnato? Quando, facendo la prova col dito, scavicchiamo non troppo, ma però sentiamo che la terra, appena sotto la superficie, non è più umida. In quel caso è arrivato il momento di bagnare. Il basilico adora l'acqua, ma teme, ricordate sempre, il ristagno idrico, quindi bisogna bagnare sì tutti i giorni, ma con parsimonia, e soprattutto dopo aver testato la terra con la prova del dito. Quali sono le foglie da togliere nel basilico? Quelle sopra o quelle sotto? E questo è il nono consiglio che sono a darvi. Andiamo a togliere sempre e comunque la parte superiore, perché se noi andiamo a togliere, facciamo un esempio, si va a togliere questa parte, basta andare dove c'è la fogliolina, se avete delle unghie abbastanza lunghe basta incidere un poco e guardate, viene via tranquillamente. Questa è la parte da togliere, perché andando a togliere la parte aerea superiore della pianta andremo a stimolare la parte inferiore, così che la pianta si continua a infoltire. Ecco come si fa a dare una bella forma al nostro vaso di basilico. Togliendo la parte sopra andiamo a incicciottare, a me piace questa parola, la parte sotto, rendendola ricca di foglie. Eccoci giunti al decimo ed ultimo consiglio.
diamo un aiuto al nostro basilico. Con che cosa? Con l'humus di lombrichi. Questo è quello che oggi potete trovare di meglio sul mercato proprio a livello di aiuto per l'apparato radicale, è l'humus di lombrichi. L'humus di lombrichi lo trovate, come vedete, in varie forme qui in questa scatola, lo potete trovare tranquillamente anche in comodi sacchi. Come vedete è una polvere fine fine, come fosse del caffè, per intenderci. Per chi non l'ha mai usato, state tranquilli, non ha nessun odore, ok? E non si trovano all'interno residui, lombrichi, eccetera. È un gran bel materiale, io vi consiglio di utilizzarlo. Questo serve per andare a dare una mano all'apparato radicale a svilupparsi. Non è in sostituzione del concime, ma serve proprio per far sì che la pianta assimili meglio il concime. Proprio è un aiuto alle radici per assimilare meglio il concime. Questo lo potete utilizzare sia col basilico, ma soprattutto con tante altre piante che noi possiamo avere, tipo le fragole. Sulle fragole ha un effetto veramente eccezionale, ma anche sulle piante come possono essere le surfigne, le petugne, i gerani, le dipladenie. Utilizzatelo, questo che il consiglio che vi do è veramente eccezionale. Questo lo possiamo andare a mettere nella miscela, io l'avevo già messo nella miscela che avete visto in precedenza, lo si va a miscelare e poi durante la stagione lo si va a mettere proprio così sopra alla pianta, ok? Lo mettiamo in questo modo. Eccoci qui alla fine del video. Come vedete, da un vasetto di basilico abbiamo ottenuto sia la ciotola che il vaso singolo. Io spero di esservi stato d'aiuto con questo video. Vi metto qui sotto nella descrizione video tutti i prodotti che avete visto che ho utilizzato, così se volete testarli anche voi li trovate facilmente con un semplice clic. Vi invito a lasciare un commento, fatemi sapere se avete applicato i miei consigli, come vi siete trovati in questa stagione che sta per arrivare con il basilico, e soprattutto iscrivetevi al canale se già non l'avete fatto. Ciao!